Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? È possibile vincere di più nelle divisioni? Ci sono dei piccoli meccanismi, dei piccoli segreti che magari dobbiamo tenere in considerazione per riuscire a vincere? Oggi ragazzi nel video appunto andremo a parlare di tutte queste bellissime cose, quindi mi raccomando seguite sempre tutto fino alla fine perché ovviamente rimarrà poi tutto importante. Io ragazzi inizierei appunto a parlare per portarci diciamo sulla strada della vittoria. Partirei secondo me da una delle cose che poi alla fine della fiera è forse la più importante di tutte, cioè gli stili di gioco sia di squadra che dei giocatori, perché poi è vero il modulo possiamo sceglierlo, possiamo cambiarlo insomma in tutte le maniere possibili e immaginabili, ma fondamentalmente ragazzi come funzionano? Io ho già fatto dei video nella quale analizzo appunto queste dinamiche, questi meccanismi sono importantissimi, cioè ad esempio capire come funziona un incontrista, come funziona un terzino difensivo. Ad esempio ci sono anche dei video che trovate sempre nel canale nella quale parlo di quali sono magari per ogni stile di gioco i migliori stili di gioco squadra, quindi importantissimo. Quindi partiamo appunto dalla scelta del modulo. Ognuno di noi, come dico sempre, come consiglio numero uno è scegliere il proprio modulo. Abbiamo adesso l'opportunità anche tramite un evento offline di provare quindi diverse squadre, diversi moduli, di testare appunto quali possono essere in determinati punti del campo i nostri ruoli preferiti, perché poi un conto è mettere un giocatore chiave, un conto è mettere un incontrista. Chiudo una grande piccola parentesi: il giocatore chiave si butta in avanti, no? Cercherà di giocare in posizione avanzata cercando appunto l'inserimento, mentre il regista creativo farà l'esatto opposto, è uno che si butterà un pelino meno e aspetterà più magari di avere la palla in una zona dove si può ragionare, magari impostare l'azione. Quindi per capirci, ma appunto tutte queste cose vanno studiate, vanno capite. Altra cosa molto importante è lo stile di gioco di squadra ragazzi, perché lo stile di gioco squadra, capire come funziona un contropiede rispetto a un contrattacco o a un possesso palla ragazzi diventa fondamentale, perché altrimenti noi giochiamo con il possesso palla ma in realtà siamo molto più forti del contropiede e non vinceremo mai chiaramente le nostre partite. Quindi il segreto poi secondo me principale ragazzi è non cambiare troppo, cioè una volta che noi abbiamo trovato quella che è la nostra meccanica di gioco, abbiamo trovato dei giocatori che ci piacciono, no? Un po' come per dire me con Vieira, con Mbappé, con magari un Maldini o un Peter Cech, ecco per dire, cerchiamo di tenere sempre un po' la stessa meccanica di gioco, ok? Un'altra cosa molto importante ad esempio è la tattica secondaria. Avere una tattica secondaria, adesso in questo momento non l'ho impostata in questo modulo ma perché ancora ce l'ho in via di sviluppo però avere impostato una tattica secondaria magari opposta completamente al modulo o allo stesso tempo magari un pochino più bilanciata, no? Faccio l'ipotesi, giochiamo con una difesa a 3 per tutta la partita, vogliamo chiuderci in difesa perché stiamo vincendo 1-0 e siamo al 90°, passo magari a un 5-3-2, quindi un modulo simile però allo stesso tempo dove magari anziché avere gli esterni alti che fanno gli attaccanti metto 2 terzini di ruolo e li faccio giocare lì, quindi in modo tale proprio da chiudermi. Però anche qui appunto bisogna capire come strutturare tutto questo bel discorsetto, ma secondo me la tattica secondaria magari è una cosa che può essere un'arma nella mano, un asso nella manica, ecco, no? Dove noi all'ultimo magari sfoderiamo una tattica diversa e ci porta per vincere la partita. Ma prima di parlare di tattica secondaria, quindi di capire come poter modificare il nostro modulo principale, dobbiamo avere ben saldo in testa come giocare con il modulo principale, perché poi la maggior parte delle volte tanto poi si gioca con quello, magari uno si dimentica anche della tattica secondaria, è più incentrato magari a fare i cambi, no? A cercare di spostare la lesa come seconda punta o il CLD lo mette esterno, però avere ragazzi comunque una tattica secondaria ben impostata e funzionale sicuramente ragazzi è importantissimo. Bisogna capire sempre come si muovono, ripeto, in campo. E questo come si fa per capirlo? Bisogna un pochino leggere magari queste 2 dritte che ci dà il gioco e poi ragazzi soprattutto provare, perché poi il gioco ci può dire che i giocatori si butteranno così in avanti in fase di non possesso, oppure che succederà così, che succederà colà,
ma poi ragazzi in campo sappiamo benissimo che abbiamo un avversario davanti che non ci fa giocare, abbiamo i giocatori che in base allo stile di gioco che abbiamo si muoveranno in una certa maniera o no, e quindi cambia tutto quanto, quindi bisogna provare e riprovare. Una volta che, ripeto, avete trovato il vostro modulo, lasciate quelli, e anche e soprattutto una volta che avete trovato dei giocatori per ruolo che vi piacciono, cercate di riproporli sempre, perché poi comunque lì aumenta l'intesa non di squadra del gioco, ma la vostra intesa con la vostra squadra, che è la cosa principale, cioè creare la vostra intesa, ragazzi. Questa è una cosa che io dico sempre, anche quando mi capita di parlare in privato con qualcuno di voi, no? Di fare dei video magari per qualcuno di voi. Io dico sempre, la cosa principale, dobbiamo trovare prima di tutto noi l'intesa con la squadra, non la squadra all'interno del gioco, perché io magari metto tutte le leggende, metto l'allenatore giusto che ha 90 di contropiede, metto tutti i giocatori che sono adatti per quello stile di gioco, e ragazzi arrivo a un'intesa che dici, cioè, impossibile da battere. Eppure invece no, magari poi alla fine trovo una squadra di uno scappato di casa, ragazzi, e ci batte. Perché? Perché chiaramente magari ha trovato lui in quel meccanismo, pur non avendo questi fenomeni in campo, ha trovato in quel meccanismo una cosa che gira e che funziona bene. Noi dobbiamo essere proprio come dei veri allenatori, ragazzi, quindi una volta che ne abbiamo il feeling con la squadra riusciamo a ottenere i risultati. Ovviamente qui non possiamo parlare direttamente col giocatore per farci capire che cosa vogliamo che faccia, ma su quello ci aiutano un po' le istruzioni individuali, ovviamente, ma soprattutto gli stili di gioco, sia squadra che personali appunto del giocatore. Altra cosa importantissima, ragazzi, sono le istruzioni. Le istruzioni individuali, io consiglio sempre, se sono i moduli, non mettete, ragazzi, istruzioni individuali. Cioè iniziate la partita senza, fate un tentativo, malandando che succede? Perdete un tempo di partita perché non siete riusciti a giocare, quindi magari quello vi ha fatto 2 gol, pazienza. Il secondo tempo magari riusciamo a recuperare, mettiamo quelle 2 o 3 istruzioni che secondo noi sono eccellenti, o comunque con la quale riusciamo a giocare meglio, e recuperiamo, o comunque cerchiamo di recuperare. Peggiore delle ipotesi abbiamo perso una partita, ragazzi, cioè non è la fine del mondo. Però io lo dico perché solo così riuscite a capire veramente come si muove il giocatore. Ad esempio, io con questo modulo che sto testando e con la quale magari poi farò un approfondimento nei prossimi giorni, se supererà i vari test al quale io sottopongo ogni settimana i miei moduli per poi proporli a voi, questo modulo, ragazzi, ad esempio senza istruzioni individuali funziona nettamente meglio che con istruzioni. Credetemi, ragazzi, l'ho provato in 1000 maniere, ho provato con l'ancoraggio, col difensivo sul mediano, col contropiede, con l'offensivo sul trequartista. No, ragazzi, così, nudo e crudo. Unica modifica che ho fatto a questo modulo è stato alzare un pochino Douglas Costa, in questo caso, quindi il mio esterno sinistro, perché volevo che appunto si spingesse un pochino di più. Col fatto che abbiamo dietro tanto un terzino difensivo che tenderà a non salire, volevo che quindi su quella fascia ci fosse un pochino più di spinta. Tutto qui, ma stop, il resto, ragazzi, è il modulo originale che troviamo appunto dall'elenco dei moduli disponibili, quindi di default dal gioco. Importantissimo, ragazzi, perché vedete, io provando, riprovando, alla fine ho scoperto che questo modulo forse gira meglio così. Quindi fondamentalmente, poi ovviamente, ragazzi, ci sono tante altre piccole cose da considerare. C'è da considerare come gioca l'avversario, c'è da considerare se l'avversario, ad esempio, magari è uno di quei crossatori seriali, quindi magari metterci in modo tale da non farlo crossare, attivare quindi delle cose, ma quello durante la partita. Cioè, noi ovviamente non come le squadre reali, noi non abbiamo la possibilità di studiare gli avversari. Certo, a meno che non ci capiti magari il primo al mondo della quale guardiamo tutte le sue live perché è il più forte, quindi andiamo sempre a vederlo, ma altrimenti, ragazzi, se giocando nelle divisioni qualunque, diciamo una divisione qualunque, ci capita un avversario appunto qualunque, e noi di quell'avversario non sappiamo che intenzioni ha. Possiamo capirlo un po' dal modulo, ma non è detto. Magari quello inizia e ci mette la tattica secondaria. Quindi noi ci siamo schierati, per dire, difensivamente centrale, perché abbiamo visto che attacca molto centrale, almeno dalla disposizione dei giocatori, e poi invece, ragazzi, quello lì
ci allarga improvvisamente il gioco, inizia a buttarci dentro traversoni, poi magari c'ha pure un Haaland o un Koller davanti e inizia a segnarci la valanga di gol. Quindi ci sono, diciamo, alcune piccole accortezze ovviamente poi da tenere in considerazione solo durante la partita. È inutile parlarne prima perché non lo sappiamo come gioca, però ovviamente bisogna conoscerle, perché se io le conosco so come metterle in campo, se non le conosco non le posso mettere in campo, ovviamente. Importantissimo anche, ragazzi, la gestione della telecamera e dei comandi. È una piccola grande cosa che molti sottovalutano, ma avere dei comandi con la quale noi ci troviamo bene e non i vari guru che troviamo, questo è l'impostazione predefinita migliore in assoluto. No, ragazzi, l'impostazione predefinita per noi, come i moduli migliori per noi, sono quelli che secondo noi sono i migliori, perché poi alla fine della fiera, quando andiamo a giocare in divisioni o in qualsiasi tipo di competizione, non va chi sta facendo il video, va chi sta guardando il video, quindi vai tu che in quel momento c'è il joypad in mano, e lì poi sì, è vero, magari con quel tasto si riesce a fare meglio la corsa o la finta o così o colà, ma poi, ragazzi, fondamentalmente se a noi ci troviamo meglio con un altro, teniamo quello. L'esempio classico, ragazzi, sono io ho la corsa, volete sapere con che tasto su PlayStation? Con R1. Perché? Perché è una vita che ho sempre giocato così, e oggi correre con l'R2, ragazzi, lo trovo assurdo, cioè mi viene malissimo proprio, non riesco a farlo. Ci ho provato diverse volte perché in effetti è meglio, riesci a dosarla di più, riesci a capire a volte quando fare determinate cose o quando no. Quando premi R1 invece acceleri e basta, acceleri a manetta e basta. Però, ragazzi, ormai sono abituato così. Andrei a snaturare una cosa della quale io sono abituato e che soprattutto poi bisogna vedere che risultati reali poi mi porta, perché finché poi io da lì divento il campione del mondo, dico ok, meno male, ho fatto bene a snaturarmi, ma perché sono diventato poi il top 1 al mondo. Ma poi magari anziché arrivare in divisione 3 arrivo in divisione 2, o come al solito arrivo in divisione 1, insomma non mi cambia di tantissimo la vita, cioè in divisione 1 io ci arrivo per fortuna lo stesso, quindi giocando così mi trovo bene e quindi pace. Anche la telecamera, ragazzi, la telecamera lo stesso, avere un'inquadratura giusta del campo dove riusciamo a vedere bene tutte le zone di campo ci aiuta nello sviluppo della manovra. Se noi abbiamo una telecamera, ad esempio, molto bassa, molto concentrata sull'azione, ragazzi, diventa difficilissimo perché dobbiamo sempre stare a guardare, altrimenti quella piccola mappa che c'è sotto, appunto, nello schermo, però che insomma non riusciamo forse tanto bene a regolarci durante l'azione, durante l'avversario che ci pressa, insomma, quindi, ragazzi, fondamentalmente è questo. Prima di chiudere, di darvi l'ultimo grande piccolo consiglio, dopo aver analizzato un po' tutto, ovviamente non approfonditamente, perché soprattutto per quanto riguarda stili di gioco, istruzioni, insomma tutte queste cose, ho già fatto tutti i vari video di approfondimento che vi consiglio, mi raccomando, di andarvi a cercare e di guardare, ma volevo ricordarvi sempre che sono aperti per chi volesse gli abbonamenti appunto al mio canale, che supportando con 1 euro, con 2 euro di spesa, chiaramente sono cifre irrisorie, mi supportereste, anzi, in maniera appunto concreta, e io ne sarei veramente veramente fiero, ma soprattutto sblocchereste anche per voi dei contenuti esclusivi dedicati agli abbonati, la possibilità di avere dei contenuti solo per voi e anche la possibilità di giocare con me, quindi chiaramente su richiesta. Sono aperti anche sempre i link che trovate qui sotto per le affiliazioni di Amazon e di Gamivo, cioè in sostanza passando da quei link non dovete fare niente, è semplicemente un modo per accedere ad Amazon o Gamivo. Gamivo è una piattaforma videoludica dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo del mondo videoludico a dei prezzi veramente veramente ribassati. Amazon la conosciamo tutti, ripeto, è tutto gratuito, questo è gratuito, è solo un modo per accedere a quei siti. I prodotti li andrete comunque a pagare sempre la stessa cifra anche non passando dal link, quindi io per chi lo farà, ripeto, lo ringrazio perché per voi sicuramente non è nulla, ma per me è tanto. L'ultimo consiglio bonus, ragazzi, però che mi sento di dirvi è: quando vediamo che inizia che non funziona più, che non troviamo più la nostra quadra, ragazzi, spegniamo. Consiglio, credetemi, stratosferico, è
spegnere. Cioè non è continuare a intestardirsi, purtroppo delle volte lo fa anche a me, ne sono vittima in primis io ragazzi, il gioco si bugga. Cioè la squadra che per dire adesso ci sta facendo vincere tutto, improvvisamente sembra una squadra che non riesce più nemmeno a stare in campo. Quindi il consiglio in quei casi è mollare. Tanto rischiamo di fare poi 1000 modifiche, di dover stare a impazzire, magari a un orario tardi anche, no? Dove siamo già di fretta, dove abbiamo già altre cose a cui stiamo già pensando. Stare a pensare, quindi, ma no, sposto questo, lo stile di gioco, aspetta, però col contropiede forse... Per poi che cosa? Per poi ragazzi alla fine magari riuscire a fare 3 modifiche, 2 modifiche che poi non ci piacciono nemmeno. Quindi meglio spegnere, andare un attimino a rinfrescarsi le idee e riprendere qualche ora dopo, oppure direttamente l'indomani, come spesso e volentieri poi faccio io, perché avendo tanti altri impegni anche durante le mie giornate ovviamente poi non ho il tempo di recuperare, ma questo ragazzi è il meccanismo. Quindi tenete ben presente questi consigli, ma soprattutto ragazzi ricordatevi poi sempre che dall'altra parte dello schermo col joypad in mano quando andiamo in divisioni ci siete sempre voi. Quindi ovviamente, come dico io, il consiglio e il modulo meta è quello che per noi risulta essere appunto più proficuo. Io vi ringrazio ragazzi di essere stati qui con noi anche quest'oggi. Un saluto, alla prossima dal vostro Luca Taran e mi raccomando fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Ciao!